La preparazione tecnica di una slot car è decisamente importante, riveste un ruolo fondamentale se ci avventuriamo all'interno dello slot car racing, ovvero se intendiamo partecipare a qualche competizione. All'interno della nostra officina e nella nostra borsa porta utensili ci dovranno quindi essere degli accessori che ci permetteranno di preparare al meglio le nostre vetture. E questo sicuramente è il caso di questa basetta della Scale Auto, una basetta di riscontro un po' particolare perché oltre a permetterci di regolare l'assetto come tutte le altre basette ha sicuramente un quid in più che ci permette di rendere ancora più performante la nostra vettura. Insomma, non solo viti, brugole, cacciaviti, attrezzi, forbici, trecce eccetera eccetera, ma anche utensili e basi di riscontro che ci permettono di dare alla nostra slot car quel decimo che ancora ci manca. Ciao ragazzi, io sono Massimo e come sempre vi do il benvenuto sul canale Slot Car Tech. Se anche voi siete appassionati di questo meraviglioso mondo, se vi piacciono le slot car, se vi piace competere, se vi piace soprattutto preparare le vostre vetture, beh, siete nel posto giusto. Oggi in questo speciale video dedicato a questa basetta di riscontro di Scale Auto andiamo a fare l'unboxing di un prodotto davvero particolare. Non voglio però svelarvi nient'altro, mettetevi comodi, visione dall'alto e iniziamo subito nello scoprire questo accessorio. Lo abbiamo detto all'inizio, questa non è una semplice basetta di riscontro, questa di Scale Auto è in realtà una piastra che ha effettivamente varie caratteristiche. Come vedete infatti già dalla confezione completamente trasparente possiamo vedere che oltre alla basetta stessa all'interno ci sono altri componenti. Abbiamo dei componenti più piccolini in alluminio e poi questi gommini che probabilmente ci serviranno come piedi per la basetta stessa. Tra l'altro la basetta è in alluminio, quindi una basetta decisamente stabile, solida e serve anche come piano di riscontro perché sicuramente la troveremo perfettamente liscia e allineata. Il codice di questo prodotto è l'SC5067, come vi dicevo prodotto da Scale Auto e serve appunto, oltre che come classica basetta di riscontro per fare gli assetti delle nostre slot car, anche come piano di riscontro per vedere l'altezza del nostro motore, o meglio per vedere l'offset che abbiamo sulla nostra vettura. Qui in questo caso abbiamo addirittura 4 misure disponibili. Già dalla confezione e dalla sua etichetta possiamo capire che andremo a misurare l'offset pari a 0,5, 0,75, 1 mm e 1 mm e 25. Non indugiamo oltre, andiamo ad aprire il sacchettino così ne vedremo anche il suo contenuto. E questo è tutto il contenuto della confezione. Partiamo da quello che può essere il foglietto illustrativo. Ci mostra appunto che abbiamo la basetta di riscontro e poi abbiamo queste 4 placchette metalliche, in questo caso di alluminio, una di colore diverso che sarebbe poi questa color diciamo arancione, mentre le altre 3 di colore alluminio satinato grezzo sono pressoché uguali a livello di forma ma hanno dimensione diversa. Ci vengono tutte segnate direttamente sul foglio illustrativo, infatti col numero 2 abbiamo l'indicazione della prima placca, in questo caso è una placca di verificazione dell'altezza di 0,5 mm. Ci viene anche segnalato sul libretto di manutenzione, infatti se utilizziamo la basetta con il solo piano di riscontro di color arancione senza nessun separatore o spacers come li chiama qui all'interno del foglietto illustrativo, abbiamo un'altezza pari a 0,5 mm. Questi altri 3 supporti, ognuno dell'altezza pari a 0,25 mm, ci serviranno ad andare a utilizzare come spessore per andare a capire quanto effettivamente ha la nostra vettura di offset, ovvero quanto il motore è distante dal piano della nostra pista, o meglio ancora quanto il motore è distante dalle bandelle magnetiche della pista e quindi quanto può essere efficace l'effetto magnetico del motore sulle 2 tracce metalliche. E poi in ultimo abbiamo delle viti, abbiamo 2 diversi tipi di viti, abbiamo 2 viti da 2 x 5 mm e poi altre 2 viti da 2 x 6 mm. Ci servono appunto per poter andare a avvitare in modo più agevole, quindi fermare tutte queste placchette all'interno del nostro supporto su questa basetta di riscontro. Sono anche presenti delle rosette che serviranno appunto per facilitarci nella nostra opera di avvitamento.
momento. Ed infine, non sono segnate chiaramente sul foglietto illustrativo, ma abbiamo questi pratici 4 piedini adesivi che possiamo utilizzare sulla nostra basetta per tenerla leggermente più sollevata ed avere così una maggior manualità nel gestire tutte le nostre misurazioni. La particolarità di avere la basetta di riscontro in questo materiale è soprattutto la sicurezza di avere un piano perfettamente planare, lineare, quindi avremo la possibilità appunto di andare a misurare non soltanto l'assetto della nostra vettura, ma anche andare a verificare se i nostri telai sono piatti oppure no, e quindi andare eventualmente a correggere eventuali anomalie. Insomma, una basetta di questo materiale, o comunque una basetta perfettamente planare, ci può essere utile anche per altri scopi. Scaleauto ce la propone, oltre che all'interno della confezione, anche all'interno di un altro sacchetto, questo per evitare eventuali graffi o comunque righe durante magari il trasporto della basetta stessa. Come vedete, da una parte dove c'è il marchio Scaleauto abbiamo anche una scanalatura dove dovranno essere inseriti tutti i nostri supporti. Abbiamo il primo supporto che vedete, se io vado a metterlo, esce leggermente dal supporto della basetta e mi dà appunto la misura di 0,5 mm, quindi praticamente mezzo millimetro. Possiamo quindi andarla a rimuovere e possiamo andare ad aumentare questa misura per andare a fare il riscontro sulla nostra vettura con questi altri spacers. Li troviamo all'interno di questo pratico sacchettino. Ce ne sono 3. Ognuno misura 0,25 mm. Come li utilizziamo? Non li andiamo a mettere al di sopra di quest'altro supporto, ma li utilizzeremo dapprima all'interno del nostro forellino, in modo poi da andarci ad appoggiare questo altro supporto di colore arancione e quindi farlo fuoriuscire ancora di più. E sappiamo che avendo lui una fuoriuscita pari a 0,5 mm, andando a mettere un solo spacer, alzeremo la sua fuoriuscita di altri 0,25, quindi per un totale di 0,75 mm. Abbiamo poi la possibilità di mettere un secondo spacer e quindi andare nuovamente a riposizionare il supporto di colore arancione, e abbiamo così un'altezza pari a 1 mm. Ed infine andiamo a mettere anche il terzo supporto per calcolare un'altezza pari a 1,25 mm. Se vedete, infatti, adesso questa basetta arancione fuoriesce abbastanza rispetto a prima. Il problema che potrebbe presentarsi con questa basetta è il fatto che questi supporti, come vedete, non sono fissi all'interno della basetta stessa. Ecco perché abbiamo le viti a corredo, perché noi andando ad inserire tutti e 3 i supporti o anche semplicemente uno solo, abbiamo la possibilità di utilizzare le nostre viti da 5 da 6 mm per andare a bloccare i nostri supporti. Li avvitiamo direttamente attraverso il foro presente nella parte sottostante la basetta, andiamo a fissarli direttamente sull'inserto di color arancione. Chiaramente, mettendo le viti, come vedete, la superficie al di sotto rimane leggermente basculante. Ecco perché ci sono a corredo questi 4 piedini, perché andiamo così ad alzare tutta la nostra basetta, la andiamo ad appoggiare e lei rimarrà sempre perfettamente piana. In questo modo possiamo andare ad appoggiare la nostra vettura sulla base di riscontro. Andremo così a vedere dapprima, come facciamo con tutte le altre basi, se l'altezza ad esempio del muso della vettura, se le ruote anteriori e posteriori toccano correttamente, ma potremo anche andare a capire in questo modo l'offset del nostro motore, perché così facendo andremo a verificare effettivamente se la vettura appoggia o meno su questa base di riscontro. Insomma, un accessorio che devo dire è praticamente fondamentale per capire e soprattutto per preparare molto bene le nostre vetture. Chiaramente possiamo andare a rimuovere tutti i nostri supporti, girare la basetta al contrario, quindi utilizzare la parte di basetta priva dell'inserto e delle sue lamelle, utilizzarla dalla parte più piatta e andare a verificare se un banchino piuttosto che un telaio è planare oppure se ha la necessità
di qualche piccolo aggiustamento. Io qui ho ad esempio un semplice banchino, posso andarlo ad appoggiare sul piano di riscontro e vado così a verificare se tutte le sue parti toccano perfettamente la basetta di riscontro oppure no. Insomma, avere un piano così liscio, così perfetto, così planare ci aiuta decisamente tanto e soprattutto ci dà la possibilità in poco spazio di andare a capire l'assetto complessivo della nostra vettura. Come vedete ragazzi, c'è sempre qualche nuovo accessorio, sempre qualche novità anche a livello di utensili che ci permettono di preparare sempre più in modo sofisticato le nostre slot car. Ragazzi, voi che cosa utilizzate per fare l'assetto delle vetture? Una semplice basetta oppure diciamo andate ad occhio? Ragazzi, scrivetemelo come sempre nei commenti perché sono curioso di sapere come fate l'assetto alle vostre vetture. Come sempre ragazzi, se avete trovato il video e soprattutto questo accessorio di Scale Auto interessante, mi raccomando mettete un like, attivate la campanella e iscrivetevi al canale così non perderete tutti i prossimi aggiornamenti. Noi come sempre ci diamo appuntamento sempre qui su Slot Car Tech, manco a dirlo, per il prossimo video.